Ciao, salve a tutti! Qual è per il narcisista la tua data di scadenza in amore? Una data di scadenza c'è quasi sempre con un narcisista, se non sempre, se hai una relazione con lui. C'è sempre nella misura in cui amore non c'è e a meno che non ci sia una dipendenza affettiva che però non ha nulla a che vedere anche in questo caso con l'amore, ma semmai con una forma di bisogno, di dipendenza appunto. L'amore è ben altra cosa ed è sempre libero, spassionato, non vincolante. Matrimonio o meno che ci sia, perché si può decidere benissimo di unirsi in matrimonio se questo può sancire un'unione sia in modo simbolico che in modo legalmente tutelante. Ma intimamente un sentimento, per essere squisitamente tale, deve essere libero, non costrittivo o autocostrittivo. Quindi una data di scadenza ci sarà sempre là dove amore non c'è, al di là del narcisismo patologico e che un partner, se non entrambi, abbiano una personalità narcisistica. Ed è certo che quanto più un partner viene oggettivato, tanto più a maggior ragione avrà una data di scadenza, specie se è un oggetto che serve a qualcosa, che ha una certa funzione, di solito ha. Come ogni oggetto che ha una sua funzione, di solito ha una durata di esistenza prima di deteriorarsi e così i rapporti privi di amore si deteriorano e anche molto presto, a meno che non ci siano altri motivi che li tengano in piedi, come ad esempio questioni materiali. La tua data di scadenza nella relazione con un narcisista non te la affibbi a lui in partenza. Il narcisista non ti conquista di solito con l'idea che dopo qualche mese, poniamo, non ci sarai più per lui o lui non ci sarà più per te, a meno che non abbia in ballo un'altra situazione sentimentale e tu gli servi solo da tappabuchi a scadenza certa per lui. Ma è raro che nella mente di un narcisista ci sia comunque una scadenza precisa. È qualcosa che può capitare molto più facilmente in un romanzo. Accade ad esempio nel romanzo Il giorno in più di Fabio Volo. Ma di solito, anche se il narcisista può sapere fin dall'inizio che ci sarà una scadenza, una data di scadenza alla relazione, il narcisista non inizia comunque una relazione con date di scadenza in mente, col pensiero che la relazione dovrà finire. La durata del rapporto dipende da diversi fattori ed escluso il caso in cui lui abbia già più o meno in mente che comunque ritornerà dalla moglie, poniamo, o da una partner ufficiale, la durata dipende solitamente da fattori come ad esempio il numero e la durata delle esperienze relazionali pregresse del narcisista. Di solito, se un narcisista ha relazioni che durano ad esempio 1 o 2 anni, può essere che anche con te l'arco della durata della relazione possa essere lo stesso, senza contare comunque molte varianti che possono chiaramente sempre entrare in gioco. Il numero delle relazioni che il narcisista ha avuto è anche significativo per pronosticare quale potrà essere la durata della relazione con lui. Se il numero è considerevole, il numero delle relazioni che il narcisista ha avuto può significare ad esempio che il tuo partner o ex non ha avuto presumibilmente molti periodi di solitudine tra una relazione e un'altra, cosa che infatti accade raramente per un narcisista che aborre la solitudine sentimentale. E poi altro dato: quanto è importante per lo specifico narcisista avere una partner compiacente e assecondante rispetto a una più reattiva, combattiva. Perché ci sono anche narcisisti che non disdegnano un minimo di pepe e di antagonismo nella coppia, anche se questo può non essere al più gradito al narcisista, che di solito comunque preferisce partner compiacenti e accondiscendenti, specie se il grado dell'autostima del narcisista è piuttosto basso. E qui parlo di autostima e non di grande sé, perché il narcisista sarà sempre inarrivabile, il migliore dal suo punto di vista, nella sua parte conscia, ma non nella parte più intima di sé, che vede un grande senso di inadeguatezza. E poi un altro modo per capire la tua data di scadenza per il narcisista è capire quanto ci sei per lui,
quante conferme stai dando al narcisista, perché se è quello che stai facendo con lui, la data di scadenza in questo caso della vostra relazione è molto vicina. Un narcisista non appena ha la conferma infatti che ci sei, si rivolgerà ad altre situazioni sentimentali che gli ridiano stimolo ed emozioni. E rimane poi la situazione in cui tu sarai in grado o avrai intenzione di tenere veramente legato a te il narcisista, in tutti quei modi che in tanti video sulla contromanipolazione del narcisista e su come gestirlo e trattarlo ho spiegato fin qui. E in quel caso la data di scadenza con lui sarai tu a stabilirla. Se poi la data di scadenza per te è alle spalle, nel senso che il narcisista ti ha già scartato o si è fatto scartare da te, meglio così. Non è escluso che lui non si senta in fondo sotto sotto alla tua altezza, anche solo per il fatto che tu lo ami e quindi sai amare, mentre lui questa capacità, se è un narcisista, non ce l'ha. Lascialo pure andare, avere una relazione con qualcuno che non è in grado di amare è abbastanza sconsolante, se non terrificante. Non trovi? Ti abbraccio forte e sempre grazie della tua meravigliosa presenza. Ti leggo sempre con piacere e puoi farmi naturalmente le tue domande come sempre. Un abbraccio forte, a presto. Ciao, ciao, ciao.